Ciao a tutti, miei cari. Che gioia avervi di nuovo qui con me. Spero stiate benissimo e che siate pronti a lasciarvi trasportare da una storia che profuma di set, di luci puntate e di emozioni vere. Se sei nuovo da queste parti, benvenuto di cuore su Celebrita dalla Turchia. Qui viviamo di spettacolo, serie, attori e, soprattutto, di quelle storie capaci di rubarci un battito. Oggi vi porto un racconto che so vi farà sognare, soprattutto se amate le coppie che sanno unire fascino, eleganza e complicità. Parleremo di Cenk Torun e Mahsine Merabet, e del dono che ha fatto discutere tutti, un regalo che, secondo molti, ha incantato non solo lei, ma l'intero pubblico che li segue con affetto. Prima di tuffarci, vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella, così non vi perderete nessuna delle storie che stiamo preparando per voi. Detto questo, entriamo nel vivo, perché di cose da dire ce ne sono, e come. Onestamente, chi li ha visti insieme anche solo in un'intervista o in una sessione fotografica sa di cosa parlo. Tra Cenk Torun e Mahsine Merabet c'è sempre stata una sintonia che andava oltre l'apparenza. Quella leggerezza negli sguardi, quel modo di ascoltarsi davvero, quel sorriso che spunta quando l'altro parla. Non serve essere esperti di gossip per percepire quando tra due persone scatta un'intesa speciale. E a quanto pare, non si è trattato solo di impressioni, scatti rubati, voci sussurrate, allusioni velate hanno alimentato per mesi la sensazione che il loro legame avesse radici più profonde del semplice lavoro. In mezzo a questo fermento, proprio quando l'attenzione su di loro era al massimo, è trapelata la voce di un regalo di Cenk per Mahsine. Un dono capace di far esplodere i cuori dei fan e di far impazzire i social di teorie. Ma cos'era realmente? Un gesto vistoso? Qualcosa di lussuoso? Oppure un'idea completamente inattesa? È da qui che nasce il mistero che oggi proviamo a sciogliere, passo dopo passo, lasciando parlare i dettagli che sono filtrati tra post, indiscrezioni e testimonianze ravvicinate. Quello che si è capito abbastanza in fretta è che non si trattava di un oggetto appariscente. Niente auto sportive, nessuna collana da capogiro, nessun regalo gridato al mondo. Nonostante Cenk, con la sua carriera solida e il suo gusto raffinato, avrebbe potuto tranquillamente percorrere la via del lusso, ha scelto un'altra strada. Il dono, e qui sta la magia, sembrava venire direttamente dal cuore, modellato non dalla spesa, ma dal tempo. Un regalo fatto con le sue mani, realizzato con pazienza, come si fa quando si vuole dire più di 1000 parole senza pronunciarne una sola. Sì, avete capito bene, un lavoro artigianale, personale, intimo. Provate a immaginare la scena. Cenk Torun, conosciuto per la sua eleganza di vecchia scuola e per quella presenza scenica che riempie lo schermo, seduto a tavolo, immerso nel silenzio, a costruire qualcosa per lei. Ore rubate agli impegni, ai contratti, alle prove, per trasformare ricordi e pensieri in un oggetto concreto. È quel tipo di gesto che racconta una verità semplice e per questo potentissima, la cura. Il contesto, poi, rende tutto ancora più intenso. Erano settimane frenetiche, tra spostamenti, scadenze, incontri con i media e quell'attenzione che a tratti può diventare una pressione. In quel turbine, un dono così personale diventa un rifugio. Una pausa. Un piccolo spazio in cui dirsi, siamo qui, io e te, ed è questo che conta davvero. E forse è proprio questo che ha colpito tutti, il contrasto tra il clamore fuori e la delicatezza dentro. Le speculazioni, come potete immaginare, si sono sprecate. C'è chi ha giurato si trattasse di una lettera scritta a mano, con parole scelte una ad una, quasi fosse una canzone non cantata. Altri hanno parlato di un brano musicale inciso in segreto, di una melodia sussurrata per lei. C'è chi, più romantico, ha raccontato di un progetto artistico, un disegno, una piccola scultura, qualcosa capace di custodire il tempo. E poi c'è la pista che ha convinto molti. Un album di fotografie e ricordi, un percorso di immagini che raccontava un inizio, una complicità, le cose piccole e preziose che non finiscono mai sui giornali. Non era solo il cosa, però. A rendere quel dono speciale, secondo più fonti, c'era il messaggio che lo accompagnava. Non un augurio qualunque,
non una formula sbrigativa. Pare che Cenk abbia messo per iscritto i pensieri che di solito si confidano sottovoce. I sogni condivisi, il rispetto per la forza e la grazia di Massine, l'ammirazione per la sua luce in scena e fuori, per la disciplina con cui affronta ogni sfida e per quel modo unico di rendere familiare anche una stanza sconosciuta. Parole che non fanno rumore, ma restano. Quando si dice che quel regalo abbia incantato tutti, non si esagera. Non si parla solo dell'emozione di Massine, che secondo chi le è vicino sarebbe rimasta in silenzio a lungo, come capita quando il cuore è pieno, ma dell'effetto domino che ha travolto i social. La notizia è rimbalzata ovunque. Gli utenti hanno iniziato a ricostruire pezzi e indizi, i media hanno ripreso le ipotesi più convincenti. E il profilo pubblico di Cenk si è fatto, se possibile, ancora più nitido, non solo l'attore carismatico, ma l'uomo che sa scegliere l'essenziale. Sia chiaro. Nel mondo dello spettacolo, tra versioni che cambiano e dettagli che sfumano, non tutto si può verificare. Eppure la sensazione generale è che quel dono abbia segnato un prima e un dopo. Non uno strappo plateale, non un annuncio, ma un sussurro che, proprio perché discreto, ha toccato in profondità. Un segno di confidenza vera, non per impressionare, ma per farsi capire. Il linguaggio dei gesti quando le parole rischiano di perdersi nel rumore di fondo. C'è un particolare, raccontato da più di una voce, che ha conquistato moltissimi fan, l'idea che l'album, se di album si trattava, non fosse un semplice raccoglitore di scatti, ma un percorso di momenti, ognuno con un suo perché. Fotografie scattate con il telefono durante una pausa, un biglietto stropicciato di un volo preso all'ultimo, un tovagliolo con una frase annotata al volo, una foglia essiccata raccolta dopo una passeggiata al tramonto. Dettagli. Pezzi di una vita che, messi insieme, diventano un racconto che solo loro conoscono davvero. E in fondo è questo che commuove, il riconoscere ciò che l'altro considera importante. Immaginate Massine sedersi, aprire quel quaderno di ricordi e trovarsi di fronte non a un oggetto, ma a una storia. Pagina dopo pagina, come se ogni frammento dicesse: io c'ero, ho visto, ho tenuto da parte per te. E poi, la lettera. Poche righe o molte, non importa. Quello che conta è la sostanza. Una promessa di presenza, la dichiarazione di una stima che non dipende dagli applausi, la volontà di coltivare ciò che hanno costruito lontano dagli sguardi indiscreti. La portata di un gesto simile si misura in più direzioni. Da un lato, i fan hanno saputo leggere oltre la curiosità, molti hanno scritto di sentirsi ispirati, di aver ritrovato fiducia nei gesti semplici, nel valore del tempo donato. Dall'altro, la coppia è apparsa ancora più vera, perché in quell'album, sempre ammesso che esista proprio così, non c'è niente di finto, ci sono mani che lavorano, giorni pieni, imperfezioni che diventano tesoro. È così che una relazione si fa concreta, lontana dai riflettori ma forte abbastanza da reggere anche sotto di essi. Una parte importante di questa storia è anche la risposta di Massine. Chi la conosce bene la descrive come una donna capace di grande sensibilità e misura, che non ha bisogno di clamore per valorizzare ciò che ama. Il modo in cui avrebbe custodito quel dono, discrezione, cura, gratitudine profonda, racconta una reciprocità che non ha bisogno di gesti speculari per esistere. Non è la gara di chi sorprende di più, è la danza di chi si ascolta davvero. In un ambiente in cui spesso i rapporti sembrano correre e dissolversi con la stessa velocità, un episodio del genere ricorda a tutti che l'autenticità resiste. Che l'impegno ha un peso. Che la bellezza, quando è vera, si nasconde nelle pieghe, nelle pause, nelle cose fatte a mano. E anche se i dettagli rimarranno, come è giusto, custoditi soprattutto da loro, l'effetto è arrivato lontano. Lontanissimo. Volete sapere qual è la lezione più forte che resta? Che i gesti nati dalla sincerità sanno farsi strada senza chiedere permesso. Non hanno bisogno di essere rumorosi. Hanno bisogno di spazio. E quel tempo che Cenk ha dedicato, quell'attenzione, quella volontà di raccontare la loro storia con strumenti semplici, sono ciò che ha rubato il cuore a chi osserva da fuori. Perché lì dentro non c'è una posa, c'è un'intenzione. Non c'è un trofeo, c'è una scelta. Ricapitolando,
Al centro c'è un regalo diventato simbolo. Non un lusso scintillante, ma un segno di cura, costruito pezzo per pezzo, accompagnato da parole capaci di lasciare traccia. Un gesto che ha fatto dire a molti: questo è amore quando si spoglia delle apparenze. E per chi segue Cenk Torun e Mahsine Merabet, il senso è chiaro: è il riconoscimento di un'intesa coltivata con discrezione, che non ha bisogno di essere spiegata per essere capita. E ora tocca a voi. Cosa ne pensate? Le voci vi sembrano credibili? Quale immaginate sia stato il contenuto preciso di quel dono? Una lettera, una canzone, un album costruito come un film in miniatura? Scrivetemelo nei commenti, sapete che mi piace leggere le vostre teorie e confrontarmi con voi. Se questa storia vi ha fatto battere forte il cuore, lasciate un like, condividetela con chi ama Cenk e Mahsine e con chi crede che i dettagli contino davvero. E, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. Abbiamo in serbo tante altre emozioni da raccontare. Grazie di essere stati con me anche oggi. Restate vicini, perché presto torneremo con nuovi retroscena e nuovi racconti dal mondo dello spettacolo, quelli che trasformano un pettegolezzo in una piccola poesia. Un abbraccio grande e alla prossima!